Benvenuti su Fil FM Kart Racing e all'ultimo episodio di Road to World Cup. Si va all in per la finale mondiale. This is Ferrari country, Monza country, and the land of the Tifosi. Benvenuti all'Italia. We're in the north where passion for motorsport runs deep as the espresso. Milan, a city of fashion and flair, and Cremona, home to a karting circuit where the journey truly begins. From Verstappen to Hamilton, from Schumacher to Leclerc, every champion has cut their teeth on tracks just like this. Abbiamo finito la nostra prima manche, è andata bene, ma sono distrutto. I punteggi delle 3 batterie di ieri, combinati a quelle fatte il giovedì, mi hanno assicurato una 57esima posizione su 90 nella classifica generale. È un'ottima notizia, essendo nei primi 72 siamo passati direttamente alla domenica. The sun is shining here in northern Italy. Le previsioni sono completamente cambiate rispetto a ieri. Oggi dovrebbe essere una giornata interamente di sole. La giornata di oggi consisterà in un warm-up di 5 minuti e poi passeremo direttamente alle Super Heats. In finale entreranno i primi 36, il gruppo è molto compatto ma non è assolutamente un obiettivo facile. Il mio obiettivo realistico era quello di arrivare alla domenica, quindi ci siamo arrivati e adesso ce la giochiamo per entrare nei primi 36. Superheat A coming up next. 17 laps at 20.5 kilometer race distance, reaching a staggeringly high speed down in towards turn 1 of around 123 kilometers an hour. Prima di andare dentro in pregriglia ho trovato un modo già nell'ultima batteria di ieri per calmarmi, stare tranquillo. Sono delle gare molto lunghe, 17 giri rispetto alle hit dei giorni scorsi di 13. E manca solo un minuto alla partenza. E poi si va all in alla ricerca della finale. Here we go then, engines fire up, drivers make their way out onto the track. '15 looks like Filippo Fiorini with Axel Saliala. The field gets bunched up now. They enter into the tramline tier. The smoke clear, the pace is slow. Scognamiglio and Rosina on the front row of the grid. We're lights out and racing as Rosina slams across the front and nice as a spin through T1. Tutti volevano fare più punti possibile per poi entrare in finale, quindi ci sono stati kart che si giravano davanti a me. In un paio di occasioni sono riuscito ad evitarli. And multiple karts have gone off there at turn number 1, and more drama has struck at turn number 3 as well. We'll try and figure out who they were. Middle of that pack there, trying to get it restarted. I can confirm that one of the victory lanes went off of those karts, and Davide Mizzioni was also involved, but crucially at the front. Ci sono stati dei ritiri e moltissime penalità. Out, more drama has happened further down in the field already. Multiple karts out of this race, including Vasco Cialetti as well. Well, Rosina then holds on to it for now, but not sure that it will be for too much longer because Scognamiglio was trying to give it a go down at turn number 1. Watch him into the hairpin of 8. Pulls out slightly. Is he going to go for it down the inside? Pulls it off. Change for the race lead. Scognamiglio now goes side by side with Rosina on the entrance towards turn number 9. Can't we see one of these overtakes? We see obviously Rosina piling that pressure down the inside here. Is Roberto Castellonzi on that TV car trying to push his way through, and he has done so. Nicely done there.
Yeah, you saw under braking as down the inside through turn number 5. Nice change, but that's really helped out here. John Carus looks to show shot head over his shoulder as big battles in the background. Tamellini down the inside. He's got that move done through turn number 1. Emilio will head round the final turn. The Italian will start on pole position. Abbiamo appena finito la super heat, abbiamo battagliato, i piloti scatenati, c'è stato un po' di battaglia, bagarre, kart che si giravano già dalla partenza. Siamo sopravvissuti, che è la cosa principale. Il livello era altissimo, ho cercato di dare il massimo. È stato un weekend intenso, il mio fisico era già un bel po' stressato e stanco, nonostante il risultato assoluto non sia stato dei migliori. Avevo dei tempi, soprattutto il teorico, da stare nei primi 10. Ci sono i pezzi, ma non ho ancora l'esperienza necessaria per metterli tutti assieme in un contesto di gara del genere. Siamo nella partenza della prefinale B. Adesso aspettiamo la partenza. Ecco, nelle linee di partenza. Quello che succede quando si vuole entrare in finale, situazione anche molto rischiosa. Adesso hanno messo la slow, non c'è ancora bandiera rossa. The red flag has come out. È la prima bandiera rossa di tutto l'evento in categoria senior e purtroppo queste cose succedono. E con la fine della Super Heat B si aggregano i punteggi, è il momento della verità, ma purtroppo non siamo nei primi 36. Concludiamo il mondiale 58esimi, un gran recupero dopo le qualifiche dove partivamo solo 69esimi, abbiamo recuperato qualche posizione, ma non è stato abbastanza. Un gruppo estremamente compatto, congratulazioni ai finalisti. Siamo in pausa pranzo, le finali saranno tra 3 ore, purtroppo non sarò in finale. Ma va bene così. Stanno smontando tutto quanto. E adesso seguitemi per delle interviste con altri protagonisti del mondiale. Ecco i boss. Con Gianluca, il team manager di MLG Racing. L'avrete già visto in qualche altro video di Road to World Cup. Stiamo facendo il video. C'è Raffaele che ci ha interrotto, ma mi ricordo ad aprile tu mi dissi il mondiale KN a settembre e io ho detto ok, tua l'ispirazione è una delle motivazioni per cui il mondiale ha preso forma. Dal tuo punto di vista cosa ti aspettavi, le aree in cui posso migliorare e le aree invece che ti sono piaciute? Sicuramente è stata, come tu hai detto, una grande esperienza, una grande opportunità. La gara è stata molto dura perché comunque abbiamo fatto delle situazioni di acqua e di asciutto, quindi molto difficili. Hai fatto anche dei buoni risultati, soprattutto la prima hit che hai risultato quasi 10 posizioni, se non sbaglio. Hai portato a casa dei buoni risultati, dei buoni piazzamenti che comunque come prima esperienza per un mondiale non è facile, perché devi gestire la tensione, lo stress, tutto quello che riguarda la parte tecnica, la configurazione del kart, la messa a punto. Era da fare questa esperienza secondo me. C'è stato un momento chiave il quale te l'hai usare e portare al mondiale. Avrete visto in altri video
c'è stato un po' di lavoro di correlazione. Secondo te ha pagato questa scelta che abbiamo fatto? Come l'hai vista dalla tua prospettiva? All'inizio, quando abbiamo fatto i test, eravamo indirizzati tutti sul 32. Quando siamo arrivati qua abbiamo provato 30 e 32 e alla fine il feeling era più per il 30. Secondo me abbiamo fatto la scelta giusta. C'è chi ha scelto il 32 e chi si trova meglio col 30. Per te Filippo hai scelto giusto. Però non è comunque una questione di un telaio ti dà un secondo rispetto all'altro, è una questione di feeling e riuscire facilmente a mettere insieme dei giri in maniera costante. No dai, è stata una bella esperienza. Prima manche devo farti i complimenti perché hai proprio fatto quello che c'era da fare. Cioè, bella partenza, hai gestito bene, sei sempre andato avanti, non hai mai perso posizioni, quindi... Sì, poi da lì credo che sia contratto un po'. Comunque... Dopo mantenere la gestione, proprio tutte le hit, o comunque andare a guadagnare posizioni non è facile. Stanchezza, lo stress si fa sentire. Siamo sopravvissuti alla fine senza danni, incredibile, Non senza abbiamo fatto danni, incidenti. no DNF, proprio in quel Sì. senso. Grazie mille Giallo. Va bene. Grazie. Andiamo a vedere il nostro motorista per questo evento, Matchup Motors, dalla Repubblica Ceca, e questo è il loro setup, andiamolo a scoprire. Qualcosa hanno vinto, questi sono famosi, questa è la loro officina. Siamo dentro Macia, mi ha seguito Pier e Matteo. Questi due ragazzi hanno avuto una grande esperienza, da telaisti prima. Per regolamento ogni pilota ha 2 motori. I motori sono dei cannoni. Cosa ne pensate dalla vostra prospettiva di motoristi? Un weekend abbastanza positivo, per quanto ti riguarda ti sei Ma impegnato molto. No, dai, ti sei impegnato molto, perché noi quarantenni diciamo che vediamo gli altri se arrivano qua a fare la stessa cosa che hai fatto te. Bisogna solamente un po' più di training e vedrai che ci divertiamo di più il prossimo anno. Un grazie enorme a tutti i consigli, ai motori. Prossimo. Siamo qui con Alex che mi ha seguito questi 4 giorni. Recap generale. Recap generale. Beh, io direi che è stata un'esperienza molto positiva per te, a partire dal fatto che non hai mai fatto una competizione FIA, che è tanta roba, ha uno step up molto grande. Ecco. Mi sei sembrato molto propositivo, molto volenteroso di imparare tante cose, linee, come si scaldare la gomma, pressioni, anche cose relative diciamo al telaio che non ti dovrebbero riguardare. Questa è una cosa molto positiva che non tutti i piloti fanno. In generale siamo stati competitivi perché i tempi non erano tanto lontani dai primi. Qualche decimo ci sta, calcolando che non avevamo i giri che fanno gli altri su questa pista. Hai fatto qualche test quest'estate, tra l'altro in delle condizioni molto diverse, cioè molto caldo, era d'agosto, adesso ieri ha piovuto tutto il giorno. Oggi c'è il sole ma l'aria è molto fredda. Per me è stato un weekend molto positivo per te, hai imparato tante cose. Se c'è una cosa che posso un po', diciamo... Sì, noi vogliamo sempre le critiche costruttive. Esatto, critica costruttiva mi devi stare qui a ascoltare. Perché quando io ti dico delle robe a volte cerchi di fare a modo tuo quando sei in pista, però giusto, ci sta. Io continuerò a romperti le scatole. Giusto, a darti, io ti chiederò di continuare a romperle. a darti i consigli che posso, dai. Però per il resto io sono molto contento. Tu invece? Ho iniziato con un obiettivo di entrare nella fase finale di domenica, ma non era un obiettivo assolutamente scontato e quindi mi sarei aspettato realisticamente di finire a ridosso dei primi 72. Invece abbiamo fatto 58, ma c'è una fase di esperienza che serve, le super hit e le finali sono gare molto più lunghe e quindi c'è un tema di gestione gomma che appunto non ho mai affrontato recentemente. Tra l'altro con queste maxis è molto complicato portarle a fine gara con la prestazione, perché nei primi giri se c'è tanta bagarre, tanti sorpassi, si surriscaldano e diventano molto scivolose rispetto delle Vega, delle MG. Quindi lui ad esempio nella sua super hit ha avuto i primi 5 giri che era solo battaglie, quindi diciamo le hai scaldate, le hai quasi bruciate e dopo hai fatto il miglior giro, diciamo molto in là nella gara. Sì. Facendo anche fatica dopo a recuperare gli altri. Oggi ho messo tutti gomma nuova, Tutti sia in gomma finale nuova. che in prefinale, quindi c'era tanta gomma giù per la pista e era pesante, non sono condizioni da tutti. Io sono rimasto contento. Poi Grazie mille Alex per il vedi che supporto. è il mio lavoro. Grande.
Questo è il telaio che mi ha portato quasi fino alla fine di questo percorso. Questi sono i segni di quanto il kart è vicino al suolo e in alcuni punti della pista sui cordoli si sente una toccata nella parte bassa perché siamo quasi a meno di 1 centimetro da terra. Per il resto abbiamo corso con una specifica di telaio B30 con l'omologa aggiornata. Le pastiglie e i freni sono leggermente più piccole per non agevolare il bloccaggio. So we have 2 fellow drivers from very far away. Tell who you are, where you're from, and how was the experience for you? Okay, so I'm Yao Serlecki from Peru, and the experience was crazy. We have never dreamed in a race with more than 20 drivers per grid. Here we were 90. A lot of grip, a lot of extreme conditions. In 20 minutes it rained and then was dry. Crazy. For experience, I think this will be very good for us, for Peru. Hope we can come here again. Quindi una nuova esperienza dal Perù. And what about you? Hello, my name is Vasco Serlecki. First time out here in Europe, first time competing outside with international drivers. A lot of experience gained here, also from Peru. Very well drivers. We were almost half a second away. Really good experience to gather all kind of new techniques, new maneuvers to apply back in Peru. I hope we're back here next year maybe. Alla fine queste esperienze, it's not about only winning, ma a livello personale è bellissimo fare questo tipo di conoscenze. Grazie mille and see you next time in the competition. See you. Ciao. Da Cremona si conclude un weekend pazzesco, sono state belle battaglie, intense, non mi è bastato per entrare nella finale del pomeriggio, ma è stata un'esperienza pazzesca, indimenticabile. Se l'ho fatto io, lo puoi fare anche tu. Certo ci vuole sacrificio, non è semplice. Là fuori oggi con me c'erano comunque piloti di 15, 16, questa diciamo è la media, con qualche altra eccezione sopra i 20, rarissima, quindi certo si fa più fatica, ma si può fare. Una cosa che mi ha fatto tantissimo piacere è vedere alcuni di voi che mi hanno fermato per scambiare 2 parole ed è stato bellissimo perché ho trovato un senso di condivisione di questa grandissima passione, è stato veramente bello. Quindi se mi vedete nei paddock in pista mi farebbe super piacere incontrarvi, scambiare 2 chiacchiere, venite a seguire questo sport dal vivo, non solo in diretta live stream perché è spettacolare, le gare dal vivo sono incredibili e potete vederle da vicinissimo essendo gli spalti praticamente a 3 metri da dove si vedono i kart sfrecciare i 120 all'ora. Un grazie enorme a tutto il mio team MLG Racing, Maciak, grazie anche a loro per tutti gli scambi di opinioni, consigli, condivisioni di telemetrie, anche Francesco ed Elias che erano con me nella Fossa dei Leoni a combattere per questi ultimi 4 giorni. Entrati tutti nel round di domenica, la velocità in pista è stata dimostrata e quindi ritorneremo. Da Cremona è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre lasciate un commento di cosa vi piacerebbe vedere in un prossimo video. Per piacere vi chiedo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, aiuta tantissimo a supportare tutto questo lavoro. E non perderti il prossimo episodio in cui approfondiremo l'aspetto della preparazione fisica per questo tipo di gare. A presto, ciao!